Ciao a tutti amici e bentornati o benvenuti al mio canale. Eccoci con un nuovo video di Giochiamo a Hexen. Questo è il terzo video della serie. Sto giocando con il chierico e sto usando un Gizy Doom, una Sursport. Quindi andiamo a caricare la nostra partita. Eccoci qua, in italiano chierico. Allora, siamo ai 7 portali. Siamo appena stati nel livello chiamato Guardiano d'Acciaio e abbiamo tirato un po' di leve. Siamo stati nel Guardiano di Ghiaccio e quindi ci manca il Guardiano di Fuoco. Vediamo un attimo. Ok, qua ho già... Come vedete queste piazzole, queste zone pavimentate in verità sono scale e azionando un po' di leve nei sottolivelli si alzeranno e ti permetteranno di raggiungere per esempio quelle pozioni di quarzo. Volevo vedere se riesco a eliminare questo Afrit. Oh, ti ho sentito. Eccoci qua. Siamo stati troppo tempo a oziare ma io lascio che si pentano a suon di mazzate. Ci arrivo. Vediamo se... Sì, dai. Vieni qua. Oh. Ok, tra l'altro, vedete lì, qui c'è una gratta, l'avete vista? Ok, tenete a mente che c'è una gratta lì, cioè, tenete a mente che c'è una gratta. Allora, dicevamo, Guardiano di Fuoco ci manca. Inizio cinematografico. Ok. Tu pensavi che ci cascassi. Ok, piccola trappola coreografica. Tutti questi piccoli tocchi, secondo me, queste animazioni rendono il gioco davvero particolare per il tempo. Su cose che ad esempio in Doom non ci sono, nei primi due Doom. Non mi ricordo in Heretic. Ho giocato la versione shareware e ho finito il primo episodio. Ho guardato dei playthrough, ma non ci ho mai giocato seriamente. Ok, questo è uno scudo. Lo scudo è l'elemento armatura preferito del chierico, quindi adesso 7, vado a 12, 5 punti in più. Il massimo è 20. So che 20 lo può raggiungere il guerriero, non mi pare che gli altri possano raggiungere, mi pare che il massimo sia 18 per il chierico e 16 per il mago o 19 per il chierico e 18 per il mago, non mi ricordo. Qua c'è una leva che tirerò e qua abbiamo risolto un terzo del puzzle dei 7 portali. Però se ricordo bene i puzzle sono due nei 7 portali, uno che apre il secondo set di portali e uno che apre il settimo portale. Quindi se ricordo bene alla fine sono 6 le leve da tirare. Sì, venite qua. Guarda, visto che ho mana, dovrei dire vieni o venite, visto che sono due teste. Ok, mana ne abbiamo. Chi è che mi spara? Tu!
da lì come osi. Allora, qua recuperiamo mana. Io ero abbastanza sotto. Bene, allora qua ci sono delle porte che ha il simbolo della chiave del fuoco, quindi non possiamo fare niente per ora. E che fare? Beh, vi dico io che si fa. Allora, qui non si fa niente. Aspettate che facciamo quick save a F6. Ok. Perfetto. E perché no? Oh, finalmente. Oh, questa volta il chierico al mantello rosso. L'ultima volta ho giocato col mago per la mia partita per il canale inglese. Il mago aveva le vesti blu. Cosa molto strana. Allora, se vi lo state domandando, non avete visto le puntate precedenti, sto giocando, come ho già detto, con una Sursport GZ Doom che scrive GZ Dom e ha delle funzioni in più. Ad esempio si può giocare con comandi quelli diciamo alla Quake, quindi movimento con WASD e mouse. Varie opzioni, c'è una che si chiama Chase Cam, vi faccio vedere. Se andate su Option Search e cercate Chase, ok, c'è un'opzione Chase Cam e è praticamente scegliete con che tasto volete attivarla. Io ce l'ho con K, quindi premendo K passo da modalità terza persona alla modalità prima persona. Modalità terza persona non è proprio supportata. Per esempio il personaggio ha un'unica animazione. Io per esempio ho la mazza e sembra che stia usando la mazza, ma se cambio arma e non si vede che cambio arma, comunque sto usando la mia, cioè l'avatar usa quella. Ok, comunque stavo dicendo, cosa facciamo adesso? Beh, questo sembra una porta, vero? È proprio così, è una porta. E questo momento all'Indiana Jones, ok? In fondo vedete c'è quella maschera che è la maschera riportata qui, quindi questo vuol dire per prendere la maschera per di qua e dopo si corre. Perché si corre? Lo scoprirete molto presto. Se fate l'errore di fermarvi prima di attraversare la passatoia, dopo diventa difficile perché bisogna saltare da un pilone all'altro. Adesso qua c'è una sorpresa, se non ricordo male. Eccoli là, li avete visti? Eccoli là, sono degli Afrit. Adesso per fortuna ho già il bastone serpente, quindi devo solo aspettare che si facciano vedere. Ok. Il guerriero non se la passa bene in questa occasione, l'unica è battere in ritirata. Guarda quanti. Ecco qua, attenzione perché se vi sparano la cosa migliore è prenderla sul mento, come dico di solito, perché è fatta di per sé tutta la cosa una trappola. Magari vuoi evitare le palle di fuoco degli Afrit e cadi giù ed è morte sicura. Comunque scanso di equivocio, facciamo un quick save e qui platform. Prima volta che ho giocato detestavo questo punto, perché nel gioco base, se giocate con DOSBox, praticamente tutti i comandi sono a tastiera, ok? Al tempo, parliamo degli anni 90, o giocavi con la tastiera o giocavi con joystick e la tastiera.
mouse e tastiera non erano contemplati come opzione, e i tasti per il salto, così come quelli per guardare in alto e in giù, erano per alzare e abbassare lo sguardo era page su e page giù, che come sapete sono un po' separati dagli altri comandi. Mentre per saltare mi pare fosse trattino sottolineato, il tasto di fianco allo shift sulla tastiera italiana. Al tempo, vi ricordo solo questo, si giocava, si muoveva con le frecce direzionali della tastiera, si sparava con control e si azionava, quindi si apriva le porte con spazio. Quindi il salto era lì, si correva con lo shift maiusc, e lo strafing era tenendo premuto alt e poi premendo destra o sinistra. Un bel caos, per non dire qualcos'altro. I controller sono molto meglio. Ok, qui c'è questa leva, noi la tiriamo e cosa succede? Beh, si apre la porta lì e noi abbiamo proprio bisogno di questo. La prima volta che si gioca è facile non rendersi conto che bisogna tornare indietro. Ecco, in questo caso la terza persona non aiuta molto, perché abbiamo la parete troppo vicina. Ok, prendiamo la maschera di fiamma. Sono già a 25 fleccette, quindi non posso raccoglierne di più, il limite è quello, quindi è inutile tornare indietro. Ok, mi prendo una fialetta blu e ritorno a 100. Vieni qua, vieni qua. Perfetto. Ok, abbiamo la maschera di fuoco, abbiamo tirato l'ultima leva del primo puzzle, quindi quando torneremo adesso ai 7 portali, dovrebbe essere aperto il quarto portale. Ho sbagliato il salto, non importa. Sentite dei rumori? Ok, questa è una scala che sale e vedete anche che quel portale lì è aperto adesso. È il quarto portale. Ho sentito un serpente del caos. Assomigliano, eccolo lì. Il suono, non so, a me ricordano le mucche nell'estate. Mi riporta alla mia gioventù quando passavo l'estate in montagna, più precisamente sull'altopiano di Asiago, e c'erano molti pascoli di mucche, c'erano molte stalle di mucche. Capitava spesso di trovare mucche che andavano al pascolo quando si usciva per la passeggiata giornaliera. Ok, non so, il suono, il verso che fanno mi ricorda proprio quello. Ok, si è alzata una di queste scale? Non ancora. Va bene. Quarto portale, quindi il quarto portale ancora una volta ci porterà al ci porterà al guardiano di ghiaccio, che è per certi versi è il sottolivello principale, perché poi da lì si aprono gli altri due portali laterali per il guardiano d'acciaio e il guardiano di fuoco. Ah, non è uscito. Adesso io sarei tentato dal... si spende il mana, anche se costa poco usare il bastone serpente. Vorrei usare di più le flechettes. Non è facile perché la mappatura dei controlli prevede che... Oh, odio questo verso. La mappatura di controlli prevede che si azioni con il tasto giù del tastierino del D-pad cosiddetto, del tastierino direzionale. Quindi devo spostare il pollice, che normalmente è sullo stick sinistro, quindi o mi sposto o lascio giù la bombetta. Potrei anche cambiare, sì, potrei metterlo sul B,
sul tasto B del joypad sarebbe anche meglio. Il tasto B del joypad al momento non mi pare che faccia niente. Sì, allora visto che ci sono, facciamolo per il futuro, per coloro che vengono dopo. Allora, controller options, no, customize controls, weapons, no, inventory. Ok, c'è anche quello che ho chiamato pulsante panico. Usa tutti gli oggetti che hai nell'inventario. Mi è stato utile, mi ha salvato una partita. Mi ha salvato una partita perché anni fa, in anni 90, in uno dei livelli successivi c'è una zona platform in cui bisogna saltare su dei piloni e mi ero salvato sopra un pilone. Quando sono andato a ricaricare quella partita perché sono morto, praticamente la posizione del ripristino della partita era leggermente spostata, per cui caricavo la partita e cadevo nel vuoto. Ok, quindi sarebbe stata compromessa. Finché no, ho pensato, dovrei avere un consumabile che un teletrasporto che ti riporta all'inizio del livello. Non c'era tempo per selezionare quello e usarlo, quindi premendo il pulsante panico sono riuscito a azionarlo durante la caduta e sono riuscito a continuare la partita. Buona norma salvare in più slot per evitare queste cose. Allora, ecco, activity item, dammi per favore questo, eccolo, pad B. Oggi mi sento loquace, più che altro perché ho dovuto prendere l'antistaminico stamattina, nonostante sia estate, per un episodio di allergia ai pollini. E comunque torniamo a noi, torniamo a Exen. Ok, avete sentito questi rumori? Questi sono uno dei nemici che detesto di più, i Wendigo o Vendigo in italiano. Sono dei mostri di ghiaccio che sparano proiettili di ghiaccio. Oh, salve. Ok, non mi pareva vero. L'ho rovinato tutto. Ok. Allora, eccoli qua. Ok. Non sono molto coriacei, non hanno tanti punti ferita, diciamo. Però sparano quei proiettili di ghiaccio che fanno parecchio male. Ok, quindi qua adesso io sento dalle mie cuffie che ce ne dovrebbe essere uno qua. Ecco qua. Adesso io sto muovendo con molta cautela perché vedete le zone illuminate sono trappole. Ok, penso di averlo beccato. No. Ok, adesso si è andato. Non trappole. Ok, se ci camminate sopra spunta un pilone che vi praticamente uno dal basso e uno dall'alto e vi schiaccia. Ok, quindi facciamo un bel quick save che non è sbagliato. E qui sì, è un po' barare, lo ammetto, però qui è dove la terza persona può aiutare. Terza persona che vi ricordo nel gioco base non era prevista. Non mi pare che sia prevista neanche con cheat codes o cose di questo genere. Ah, ecco perché avevo difficoltà, erano in 3. Ok. Anche qui attenzione perché ci sono altre trappole. Comunque torniamo alla visuale normale. Mi scusi? Niente. Deve esserci su uno di questi, eccolo qua, uno di questi gradini, quello che aziona. Va bene, ho perso giusto 38 punti ferita e ho 4 fialette. E qui c'è un portale.
mi piace un sacco l'animazione. Ok, questa... sì. Ok. Bene. Abbiamo ancora mana. Sto spendendo parecchio mana. Ah, guarda che si sono teletrasportati lì degli Etting. Vabbè, li prenderò quando torno. Ok, guardiano di ghiaccio e sia. Non è dove siamo partiti l'altra volta. Ok? È sempre lo stesso livello, però... vediamo se si riesce a vedere... Sì, vedete in alto a sinistra dove eravamo l'altra volta. Poi le due cose si congiungono, i due tracciati, si apre, si crea un'apertura, si apre una porta, qualcosa del genere. E qua attenzione perché... Ok, eccoli qua. Wendigo o Vendigo. Intanto... sì, ok, va bene, va bene. Ok, devo essere onesto, non ti ho sentito arrivare. Ero concentrato su questi gentil elementali. Purtroppo le schegge fanno male. Ok, siamo riusciti a sopravvivere. Allora, visto che ci siamo, ci guariamo un pochino. Qua c'è una leva. Io sono venuto da qui. Ok. Allora. Dov'è? Dov'è? Qui. Ok, allora, lì vedete c'è un'urna. Urna. Quella è l'urna della vita. E aspetta che mi salvo perché sto per compiere delle acrobazie da parkour. Questo è un altro pezzo che detestavo, qui comandi standard. Cioè così non è così male. Ok, giù ci sono degli Etting. Questo sono loro che stanno facendo tutto quel baccano. Eventualmente allora, la caduta qui non è mortale, fa molto male, poi si può anche risalire. Uno di questi, mi pare che uno di questi pilastri di ghiaccio sia anche un ascensore. Ok, quindi eccola qui, urna mistica. Ok, cosa fa? È un consumabile, ti riporta 100 punti ferita. Ok, questa è una cosa interessante e mi salverò. Aspetto di essere ben lontano dal bordo per evitare i misfatti di cui parlavo. Queste sono delle piattaforme. Attenzione che le piattaforme esistono dove ci sono le stelle. Quindi se io adesso cammino, cado giù. Ok, perché devo atterrare lì. Ecco qui. Oh, ok. Poi da qui io devo arrivare lì. Si può prendere è una scorciatoia più che altro, però visto che ci siamo noi facciamo così. Ok, a posto. Ok, per un'urna questo ed altro. Attenzione, questa è una trappola. Ok, ok, allora sì, allora se vedete pareti con strani simboli come scudi, maschere, insomma qualcosa di anomalo, di una texture diversa dal solito, potrebbe essere una porta. E questa è una cosa che mi piaceva un sacco.
cos'è, 30 anni fa, quando ho giocato la prima volta, quasi 30 anni fa, nel 96-97. Questi ferritoi qua che ti fanno sembrare proprio di essere nella torre di un castello. E prima ho affrontato i Wendigo a viso aperto su quelle piattaforma lì. Qui sarebbe stato meglio, è più gestibile la cosa e effettivamente sarebbe fatto apposta per abbatterli. Qui c'è un pilastro d'acciaio e una leva. Tiriamo. Salve. Ok. E la verità non serviva. Un amuleto buono perché la mia classe armatura si è ridotta a 4. Ok. Ok, sono tornato qua. Ok, questo non è il momento di teletrasportarsi. Su via, gentiluomini. Ok, sono sopravvissuto. Anche col mago ho rischiato di lasciarci le penne qua. Per fortuna il chierico ha buone doti di guarigione. Bene. Allora, io se sono qua, non so se avete presente, ma questo, non questo qui, questa è la stanza in cui si comincia la prima visita al guardiano di ghiaccio. Vi ricordate? Ok, siamo tornati, ma adesso vedete ci sono dei nuovi indicatori luminosi, quindi ci sono delle nuove zone da esplorare che abbiamo sbloccato terminando le altre zone. Questo sembra essere esatto, è infatti l'ascensore. Ok, questa si apre, non adesso magari, ma si aprirà. Questa stessa cosa. Beh, io vediamo un po', segna 27 minuti, quindi direi che possiamo smettere qua. Abbiamo fatto dei progressi e sono molto contento. Quindi LP Ita che sta per clerico, no, sta per cleric, e terzo episodio. Bene, e con questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Se avete domande, curiosità da condividere, altre cose, sentitevi liberi di lasciare un commento. Io sono più che felice di leggerli e rispondere nel più breve tempo possibile. Detto questo, ci vediamo la prossima volta. Ciao!